Bentornati amici, continuiamo a parlare di David Hume, della filosofia di David Hume, dopo le numerose lezioni sulla logica, ovvero sulla gnoseologia. Oggi di cosa parliamo in compagnia di questa stupenda gattona? Vedete com'è bella, ormai c'ha più di 3 anni la mia straordinaria gattona Sofia. Oggi parliamo dell'importantissima teoria morale di David Hume. Abbiamo spiegato che David Hume intende fondare, vi ricordate, una scienza della natura umana, una scienza empirica della natura umana. Hai capito, Sofì? Stai seguendo? Dopo la logica, ovvero la conoscenza, la seconda scienza della natura umana, secondo Hume, è la morale, cioè lo studio dell'azione umana. Bisogna quindi introdurre il metodo sperimentale negli argomenti morali, perché lo studio dell'azione umana deve essere uno studio scientifico sperimentale. E Sofì, vuoi restare con me a parlare della morale di Hume? E lo so che tu sei una gattona molto affezionata, però non ti piacciono molto le mie video lezioni, eh? Che facciamo? Perché scalci? Che bella questa Sofia, è proprio la mia mascotte, mi fa sentire meno solo, va bene, e ti lascio perché sta iniziando a graffiarmi. Allora, attenzione, prima cosa, Hume vuole essere descrittivo, che vuol dire vuole raggiungere una asettica e scientifica conoscenza dell'azione umana, della sua origine e delle sue caratteristiche, senza criticare o prescrivere o imporre una precettistica normativa. Hume cioè si comporta da spettatore neutrale, da psicologo che in maniera assolutamente neutrale guarda dall'esterno per capire, non per giudicare o imporre determinate norme di comportamento. Vi ricordate? Anche Montaigne aveva un atteggiamento del genere. Quest'idea poi in seguito diventerà famosa col nome di legge di Hume. Lo stesso Hume dice non bisogna passare dalla descrizione alla prescrizione. Molti autori che io leggo, che si occupano di filosofia morale, lo fanno surrettiziamente. Iniziano a parlare del comportamento umano in maniera puramente descrittiva, utilizzando il verbo essere o altri verbi, insomma, che implicano descrizioni. L'essere umano è così, l'essere umano si comporta così, e poi ad un certo punto sostituiscono i termini descrittivi a quelli prescrittivi, cioè passano dalla descrizione alla prescrizione, iniziano a un certo punto a scrivere bisogna fare così, bisogna comportarsi così, ci si deve comportare in un certo modo e così via. Hume condanna questo atteggiamento. Hume non è d'accordo né col pessimismo antropologico di Mandeville o di Hobbes, né con l'ottimismo dei moralisti inglesi e scozzesi come Shaftesbury e Hutchison. Il suo scetticismo metodico, che noi abbiamo imparato a conoscere parlando delle sue teorie gnoseologiche, anche in morale lo convince che non vi è un punto di partenza certo. Le azioni umane sono numerose, complesse, mutevoli, spesso ambigue, non motivate da un'unica causa, ma da numerose cause. La ricerca morale non va vista come un'indagine astratta, la condotta morale è una matter of fact, un qualcosa di esperienza e va studiata attraverso un'indagine empirica, concreta. La scienza morale è scienza, appunto, descrive. La scienza morale non approva né condanna, bensì comprende, come abbiamo detto poc'anzi. Hume prende in considerazione le diverse passioni e le classifica in vari modi. Hume non studia le passioni come entità spirituali e non le considera affatto alla luce del problema cartesiano o post-cartesiano del rapporto mente-corpo. Come sappiamo, Hume detesta la metafisica e quindi qui non la adopera. Egli pensa che i meccanismi delle passioni possano essere studiati come le leggi del moto. Lui dice proprio così.
le passioni umane possono essere studiate come i corpi in movimento. Come le sensazioni e le idee, ricordate le percezioni della conoscenza che si dividono in sensazioni, impressioni più forti e in idee più blande, meno vivaci? Hume ritiene, attenzione, che anche in morale si possa fare una cosa del genere, cioè Hume ritiene che anche le passioni siano delle percezioni, esattamente come quelle della conoscenza. Più precisamente, Hume paragona le passioni a quali percezioni? Attenzione, alle impressioni, alle sensazioni, cioè alle percezioni forti. Ricordate la gnoseologia di Hume. La differenza qual è? È che le sensazioni della conoscenza sono esterne. Le sensazioni, le impressioni in conoscenza sono esterne. Invece, in morale, le passioni sono percezioni interne, cioè non hanno come contenuto un oggetto esterno come nella conoscenza, almeno si presume. Vi ricordate, Hume sostiene che non è in realtà dimostrabile l'esistenza dell'oggetto esterno, ma le passioni della morale, invece di essere esterne, attenzione, le passioni della morale che sono eguagliate alle impressioni, alle sensazioni, sono però delle impressioni, delle sensazioni interne, cioè riguardano noi stessi e le nostre caratteristiche. Le passioni non riguardano il piano della conoscenza, bensì il piano pratico. Le passioni sono gli impulsi che danno luogo all'azione e quindi non derivano mai dalla conoscenza. Come l'azione stessa non deriva mai dalla conoscenza, quindi le passioni, come vedremo meglio dopo, non sono intellettualistiche. Hume, seguendo Hutchison, distingue le passioni in impressioni violente, come l'amore e l'odio, oppure, attenzione, in passioni tranquille, ovvero le emozioni vere e proprie, come il senso del bello e del brutto. Inoltre Hume distingue le passioni in passioni dirette, cioè a diretto contatto con un oggetto, per esempio un vestito che ci fa piacere, ci provoca una passione di piacere, oppure passioni indirette. Per esempio, se qualcuno mi guarda e mi ammira per il mio vestito, io provo orgoglio, quindi capite, l'orgoglio, a differenza del piacere, non è una passione che ha diretto contatto con l'oggetto esterno. L'orgoglio deriva da qualcosa di indiretto rispetto al mio vestito. Io non ho orgoglio del mio vestito, capite? Io ho orgoglio se qualcuno mi guarda e pensa che il mio vestito sia bello. Inoltre Hume, altra classificazione, divide le passioni in semplici e complesse. Che cosa vuol dire? Le passioni complesse sono le passioni che sorgono quando più passioni si intersecano e si mescolano tra loro. Per esempio, posso provare contemporaneamente il desiderio di comprare un bel vestito, la speranza che mi venga regalato e il timore che non mi stia bene. Differenti passioni che si mescolano tra loro. Anche per le passioni, attenzione, si riconoscono i meccanismi associativi tipici della conoscenza. Vi ricordate quali sono i tre principi di associazione della conoscenza? Somiglianza, contiguità nello spazio e nel tempo, cioè vicinanza, e poi causalità. Facciamo un esempio di questi tre principi di associazione dal punto di vista della morale. Somiglianza. Sono allegro e quindi provo benevolenza. Perché? Perché la benevolenza è una passione simile alla somiglianza. Contiguità, vicinanza. Se io odio una persona, tenderò a odiare anche i suoi amici che sono vicini a lui.
Causalità. Se mi vergogno della mia timidezza, tendo a pensare che la mia timidezza sia la causa della mia vergogna, d'accordo? Io mi vergogno della mia timidezza e quindi istituisco una relazione di causa-effetto che può anche essere fallace, indebita. Mi vergogno della mia timidezza, allora inizio a pensare che la timidezza sia l'effetto e la vergogna sia la causa, cioè che la timidezza sia l'effetto della vergogna, sia causata dalla vergogna. Questa classificazione delle passioni vale fino ad un certo punto, infatti Hume ritiene che non tutte le passioni sorgano da una relazione con gli oggetti esterni. Fate attenzione, esistono anche passioni che si originano da un istinto naturale, originario, ancestrale. Hume le chiama istinti primari, quindi capite, sono passioni che, l'avete già capito, non hanno nulla a che fare con la conoscenza o con la razionalità, sono istinti primari della vita, si tratta di bisogni e desideri ineliminabili, primordiali, ma anche universali, cioè uguali in tutti i popoli e in tutte le epoche. Queste passioni sono per esempio la vendetta, l'amicizia, la fame, il desiderio sessuale e altri desideri fisici. Hume, che come abbiamo detto in un video precedente non persegue una ricerca di psicologia della conoscenza, rinuncia a chiedersi quale sia l'origine delle passioni, semplicemente prende atto che esse esistano. Quindi io sono convinto che molti di voi che hanno seguito le lezioni precedenti magari siano già arrivati alla conclusione. Stiamo iniziando a capire che Hume, in contrasto con tutti coloro che mettevano la ragione alla base della morale, è d'accordo con Hutchison che la base della morale è il sentimento. Come nella sua trattazione della conoscenza, anche nello studio della morale, Hume pone alla base il sentimento. La morale deriva da un sentimento. Non è del tutto vero, comunque non è sempre vero. Hume dice che l'uomo agisce solleticato da passioni e desideri istintivi, ma è anche influenzato dal raziocinio. Tuttavia le passioni prevalgono sulla ragione. L'agire umano affonda in una dimensione emotiva, istintuale, affettiva. Come nel suo studio sulla conoscenza umana, Hume ritiene che la morale non debba essere studiata intellettualisticamente e metafisicamente. Non esistono misure eterne, immutabili del giusto e dell'ingiusto, non esistono norme universali del comportamento umano. Una prima conseguenza di questa teoria è che i giudizi di valore che muovono la nostra volontà non hanno nulla a che fare con le distinzioni logiche tra vero e falso. La ragione può scoprire se un'idea è vera o è falsa, ma un'azione morale non può essere considerata vera o falsa, ma soltanto degna di lode o di biasimo, cioè giusta o ingiusta. Un'azione morale dunque sfugge al dominio della ragione. La ragione può dirigere o cercare di attenuare le nostre passioni. Non è vero che non ha nessuna funzione relativamente alle passioni. Può cercare di attenuarle o può decidere la ragione di assecondare le nostre passioni, ma la ragione non ha mai il potere di produrre le passioni. La ragione è altresì incapace di impedire una volizione o di annullarla. La ragione non può opporsi ad un impulso passionale, solo un altro impulso può. Hume arriva addirittura a dire che la ragione è schiava delle passioni, una frase famosa di Hume, forse leggermente esagerata rispetto alla sua stessa teoria. Quello che noi chiamiamo un comportamento ragionevole non è altro che il prevalere di passioni tranquille su passioni violente. Quindi vedete, noi spesso scambiamo lo scontro tra passioni per ragione, ma lì non c'è la ragione, c'è uno scontro di passioni che ci ha causato un comportamento che noi chiamiamo ragionevole,
ma il movente di quell'azione non è ragionevole, non è razionale, cioè non è la ragione, bensì un impulso naturale. Hume, attenzione, anche questo è importante, distingue tra movente e azione. Secondo Hume noi valutiamo l'azione, ecco parliamo della valutazione morale, non solo del comportamento, ma della nostra valutazione morale sui comportamenti degli altri. Noi valutiamo l'azione. No, secondo Hume, attenzione, noi non valutiamo l'azione, bensì il movente, perché una cosa diversa è l'azione, altra cosa è la determinazione, il movente che mi ha spinto a quell'azione. Le azioni virtuose o viziose sono segni esteriori di moventi virtuosi o viziosi da cui derivano. Non esiste alcuna regola eterna e a priori del bene e del male che possa diventare movente obbligatorio di un'azione, ovvero la valutazione morale non può essere dedotta razionalmente. La ragione non solo non è la fonte dell'azione, ma nemmeno la fonte della valutazione dell'azione. La valutazione negativa non dipende da un errore razionale, dallo scambiare il falso con il vero. Abbiamo già detto prima che il bene e il male non hanno nulla a che vedere con il vero e il falso. Un errore non implica una valutazione morale negativa. Se io sbaglio ad usare il teorema di Pitagora, tu non dirai che io sono immorale. Così come la conoscenza della verità non implica affatto una valutazione morale positiva. Noi troviamo virtuosa un'azione solo se vi riconosciamo un movente che la rende tale. La valutazione morale non è astratta e non coinvolge definizioni intellettualistiche. L'approvazione o la condanna di un'azione, cioè la nostra valutazione di un'azione, dipende dalle impressioni che si provano. Attenzione, la valutazione morale è sentita, non è giudicata. La valutazione morale dipende dal senso di attrazione o di repulsione che un'azione suscita in noi. Che vuol dire? L'impressione che nasce dalla virtù è piacevole, mentre l'impressione che sorge dal vizio è spiacevole. Hume parla proprio della distinzione tra piacere e dolore. Tuttavia Hume ammette che l'edonismo non sempre funziona, non sempre ciò che ci procura piacere, per esempio bere una birra, può essere considerato morale. In realtà la natura del sentimento morale consiste nell'essere disinteressato, come dimostra il fatto che spesso noi consideriamo buone, morali, le azioni di un nemico o di qualcuno che ci sta antipatico. Solo quando un'azione non riguarda interessi particolari produce in noi un sentimento che ce la fa apparire come buona o cattiva. La morale dunque non si basa sull'utilitarismo, la morale esige la partecipazione alla felicità e al dolore dei propri simili. E qui arriviamo al gran finale, la famosa simpatia di David Hume. Questa esigenza naturale di cui ho iniziato a parlarvi viene chiamata da Hume appunto simpatia, nel senso etimologico del termine. Cum patire in latino, cum cioè provare un'emozione insieme, d'accordo? Provare un'emozione, provare una passione in comune. Patire, cioè provare una passione in comune. In realtà l'etimologia di simpatia è dal greco siun, che vuol dire appunto con, insieme, corrisponde al latino cum, è pathos. Fate attenzione che pathos in greco vuol dire emozione, passione, quindi siun, pathos, simpatia, una passione, un'emozione comune, provare una passione e un'emozione insieme, collettivamente. La simpatia è un concetto fondamentale per Hume. Si tratta di una tendenza naturale a ricevere dagli altri le loro inclinazioni e i loro sentimenti, per quanto diversi o anche contrari dai nostri. Gli uomini provano dei sentimenti simili e nei loro comportamenti si rivelano specchi gli uni rispetto agli altri. Hume usa proprio questo termine, specchio. L'animo di un uomo è lo specchio
rispetto all'animo di un altro uomo. Attraverso la simpatia i sentimenti degli altri sono anche i nostri. Senza la simpatia saremmo condannati alla solitudine. La simpatia permette l'uniformità che si osserva nel carattere e nel modo di pensare degli uomini di una stessa nazione. Quindi la simpatia per Hume in qualche modo riunisce tutti gli uomini. La simpatia ci porta ad uscire dalla ristrettezza delle nostre passioni, per farci avvertire anche quelle degli altri. La simpatia, come la credenza nel campo della conoscenza, è una forza di tipo istintivo che ci fa superare i limiti dell'egoismo, che ci fa moderare l'interesse egoistico, spingendoci invece a comportarci collettivamente secondo criteri di giustizia, di rispetto e di osservanza delle leggi. La morale indirizza gli uomini verso i loro interessi, che non sono interessi egoistici, bensì la felicità e il benessere di tutti. Ho concluso con questa video lezione sulle teorie morali di Hume che possono sembrare un po' sottili, non sono proprio facili. Mi sono sforzato di spiegarle nel miglior modo in cui io sono capace. Ci vediamo alla prossima, continuate insieme a me a seguire le video lezioni di questa playlist dedicata all'importantissimo empirista ed illuminista scozzese David Hume. Grazie e arrivederci a tutti.